Abbiamo iniziato per Mariona. Ciao Monica. Ciao. Mariona ci ha presentato i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Come le avevo accennato, mi presenta vari elementi che appartengono alla città di Parigi, però in particolar modo vedo che vuole attirare la mia attenzione sulla Torre Eiffel, dove lei va a collocare il personaggio di Pinocchio. E il naso come è messo? Non lunghissimo, medio. Ma- Sta diventando il bambino. ok, ma Pinocchio è sulla torre Sì, proprio in cima. e il naso è verso l'alto? Vedo che sta guardando tutto intorno. È come in questo suo processo di trasformazione guidato, sai, dalla sua consapevolezza, dalla sua ghiandola pineale, e coglie informazioni tutto intorno per effettuare questo suo passaggio, no? Da materia a Mhm. consapevolezza. Quindi da pezzo di legno a bambino. Ma questa è Mariona e si presenta così come Pinocchio. Penso di sì. E questo Pinocchio Mariona ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Infatti, adesso che tu mi hai chiesto questa cosa da bambina, mi ha proposto anche delle immagini da bambina, no? Di quando lei era bambina. E quindi mi dice di sì. Ok. Vibrazione di Mariona. 17 miliardi. Consapevolezza. 161. PS. 40. Vite. 2012. Cervello. 8,7. Beh, immagino che io possa dire che vivi su un'isola, non dico quale, mm? e 17 miliardi sono tanti. Incide l'isola? Allora, incide molto. Mi fa vedere sia l'aspetto della terra proprio, mi fa vedere anche quel tipo di vegetazione e il mare, sì. Quel tipo di vegetazione non so perché attira di più la mia attenzione, è lei che me lo propone. Perché? Mm, Come se fosse stata anche un sogno, no, da bambina, poter correre in tutto quello spazio. Invece poi quando era bambina, insomma, ha avuto delle esperienze un pochino più limitate, no? Mhm. Mm. E le piante? Le piante io la vedo lei molto in passato, tipo sulla soglia della strega, che faceva proprio utilizzo più vite. In alcune vite utilizzava le piante come rimedi medicamentosi, in altre vite proprio per creare tipo dei filtri d'amore,
o per ottenere vari scopi, vari obiettivi. Ok, cinema, 2 figli e il compagno. E il fratello. Allora, la figlia mi viene un po' timida. Mi dà come l'impressione che non sa se lei è giusta. Il figlio invece lo vedo più sciolto, più disinvolto. Che fila occupano? E il maschio tiene per mano la bambina, in primissima fila, ma anche il compagno in prima fila. Anche se adesso è un po'... Cioè, tipo, sai quando uno si è appena svegliato, che si sistema i cappelli, insomma così, no? È un pochino distratto, no? Come se ancora non fosse del tutto preparato. In prima fila? Sì, sì, in prima fila, sì. E fratello? Non lo vedo così affine a lei, però comunque è in terz'ultima fila. Perché lo vedo tipo come meno consistente, mentre i suoi stretti familiari li vedo proprio bene, lui lo vedo un po' più trasparente. Va bene. Prima di Mariona nacque una sorella che si chiamava come lei, e poi aborto spontaneo. Quindi il nome di Mariona non era originariamente pensato per lei, ma per la sorella. C'è un disincarnato legato a Mariona, ovvero l'anima della sorella. Ecco, vedi, per esempio qua io come disincarnato ho l'idea di una persona che è stata in vita Mm. e poi se n'è andata, mentre qua abbiamo solamente un'anima che non è stata in vita. Mhm. Quindi che nella vita attuale, quella che sta vivendo Mariona, non è stata presente effettivamente. È come se in effetti ci fosse una sorta di traccia, di forma energetica e che comunque sì c'è. Anche sotto forma di volontà di realizzazione. Perché chiaramente quest'anima non ha avuto modo di vivere neanche per un po' l'esperienza del corpo ed è come se fosse rimasta un coacervo di, non so dirti, di desideri, di aspirazioni, di gusti ancora non formati, ma in qualche modo presenti. Chiamala. C'è Com- già. come la vedi? E mi appare così, come una specie di piccola nebulosa, la chiamerei, ecco. Sembra veramente una sorta di agglomerato di stelle. Come dice di chiamarsi, al di là del nome? Io mi chiamo come lei. Ok. Perché? Dov'è attaccata? Vedi tutti questi problemi che lei ha avuto alla schiena, no? Vedevo proprio Mm. questa specie di nebulosa quasi attorcigliarsi intorno alla sua schiena. Fare proprio dei giri, gironzolare. Non sono per niente sorpreso perché questa cosa mi è già successa. Proprio la schiena, si attacca alla schiena. O la sorella gemella nata morta, in quel caso là, o la sorella nata, non nata e rimasta comunque così, in quella famiglia poi attaccatasi alla nuova nata. Sempre la schiena.
Poi è molto singolare, no, che si ripete questo numero di anni, no? Circa 6 o 7 anni dopo è nata Mariona. A circa l'età di 6-7 anni lei ha iniziato a portare il corsetto, Mhm. come se ci fosse questo tempo scandito. Suo figlio poi è nato più o meno settimino, no? Mm. Come se questo 7 fosse un numero che si ripropone, no? Dove avvengono cose importanti. Perché si è attaccata a Mariona e non è andata a farsi altre esperienze? È stata ben accolta. C'è stata proprio come una predisposizione da parte di Mariona, proprio un spalancargli la porta. Ehm, Guarda, io ti dico che in verità Mariona in una certa misura si è sempre un po' sentita da sola, perché comunque ha delle caratteristiche molto particolari e quindi non si è mai sentita totalmente compresa. E un tipo di presenza energetica di questo genere non è una presenza giudicante, ma è una grande compagnia, vista per certi aspetti, per certi versi. Animicamente parlando. Certo, certo. C'è un progetto della vita di Mariona che ha un nome? Allora me la chiama biglia in buca e mi fa vedere questa biglia che a volte, quando arriva in prossimità della buca, subisce una specie di folata di vento e per cui si allontana dalla buca. Altre volte questa biglia in buca entra dentro la buca e si disperde non si sa dove, così che se la si vuole recuperare per continuare il gioco, non si capisce dove sia finita. Ed è proprio questa sua cosa per cui a volte le sembra di non raggiungere un certo tipo di obiettivo, un certo tipo di intento che lei si è proposta. Altre volte ha la sensazione di perdercisi all'interno, di non capire più niente, di non sapere neanche più dove è. Come è arrivata a una determinata cosa, sentirsi proprio in un vortice di confusione, a volte anche di buio. Nome del progetto? E questo, biglia in buca. Ok. Nome del sottoprogetto relativo alla sorella. Forever and ever. Va bene, portale aureo, padre, madre e sorella mancata. Vedi, mi si ripropone proprio questa vacanza parigina, perché è proprio un bellissimo momento che ha visto loro molto uniti. Ehm, Ci sono stati dei periodi del passato in cui Mariona ha avuto, secondo me, una sorta di risentimento nei loro confronti. Però è come se questa vacanza, fosse stato un momento anche di risanamento, un momento in cui mettere da parte una serie di incomprensioni e tutti uniti proprio nel nome della famiglia. E quindi vedo loro come con in mano dei souvenir piuttosto che fanno colazione, sai, la tipica colazione francese, in questo momento di allegria. Ecco, è come se volessero fissare questa foto qui. È Mm. il momento in cui sono uniti, allegri, stanno bene. Il viaggio a Parigi. Mm, Cosa dice la mamma? un'esperienza unica. Cioè io non so se era la prima volta che volassero in aereo o giù di lì, perché la vedo proprio stupita.
tipo come una bambina, no? Per l'aereo, la vedo stupita come una bambina per i grandi viali di Parigi, cioè proprio emozionata, no? Friccicante come una bambina. E il padre come lo vedi? Ehm, Come se sentisse che questa è la cosa giusta, la cosa bella. Ehm, Non so come dirti, una specie di fiocco, mi fa vedere. Messaggio della madre a Mariona. A volte crediamo che le cose vengano fatte per il bene dei figli, invece sono le paure dei genitori. E lo vedo ora. Mi fa vedere quasi come se le mettesse una specie di sciarpa, non so, adesso me la fa vedere arancione, intorno alla gola. Io credo che questo corsetto che lei portava, che prendeva tanto anche il collo, eh, allora era brutto proprio perché spuntava fuori in un certo senso, no? Mentre il resto magari, sai, lo tenevi un po' nascosto, mm? Quella parte lì no, non si può tenere tanto nascosta, no? Mhm. Ecco, la vedo quasi come, non so spiegarti, un modo per creare un po' di comfort e una sorta di consolazione rimedio, ecco, a quel momento, che per Mariona è stato molto conflittuale. E il padre? Che messaggio lascia? Poi vedo che le vuole sciogliere i capelli, tipo come se le volesse fare lo shampoo. Mm, come se, io non lo so se il padre le lavava i capelli quando era bambina, no? Mi dà come l'impressione che Sì, pare volesse, di sì. che, Le ecco, pettinava. così, si prendeva cura di questi capelli, no? E di nuovo lo vuole fare, perché è come se notasse che lei li ha un po' trascurati. Mentre lui appunto se ne prendeva cura, lei poi non se n'è più presa così tanto cura, no? Quindi mi fa vedere tipo come se le mettesse anche la maschera, sai, no? Insomma, così. È come se volesse massaggiarle qua, la zona delle tempie, cuoio cappelluto tempie, Va come se la bene, volesse aiutare a focalizzare. adesso è lei che aiuta loro, li invita ad andare nel portale aureo. Vediamo se vanno, possono anche tornare se vogliono. La madre è mancata 2 mesi fa, vediamo se questo avviene. Allora io dico che c'è come una specie di ehm, doppio uncino, quindi si viene a creare proprio un gancio tra queste due figure genitoriali, no? Come se in fin dei conti la madre non avesse tanto interesse a restare, mh? Se il marito è già pronto per andare. Poteva essere interessata a stare in una sorta di limbo se ci stava anche il marito, ma così vedo che si agganciano E l'uno vanno. all'altro. Sì. Ok, li salutiamo. Tutto questo avviene sotto gli occhi della sorella Mainata. Quanti sogni non realizzati, neanche vi ho potuto stare fra le braccia.
Cosa decide quest'anima? Di provare ad andare a vedere com'è lì dentro, eventualmente decide tutto lei, quindi può anche tornare, riattaccarsi alla schiena di Mariona, rivivere, visto che esiste in una condizione, in una situazione senza tempo, gli 8 anni di corsetto di Mariona. Come se sentisse il bisogno di rivolgersi a Mariona e prendere una specie di accordo anche con lei, perché in fin dei conti lei è rimasta per un accordo che c'è stato, un tacito accordo che c'è stato fra loro due, e vedo che è come se avesse la sensazione che poi le mancherà. È come se volesse avere la certezza di non creare questo vuoto. Ma all'epoca del corsetto lei dov'era? Mi fa vedere questo percorso, appunto, una sorta di spirale intorno alla schiena, ma anche nella zona cervicale, più su, quindi. Kundalini? Se- sì, praticamente sì. Perché lì e non in un piede, nell'ombelico, sulle unghie delle dita, delle mani, sulla punta del naso? Perché la schiena? Perché la colonna vertebrale? Centri nervosi. È come se fosse il fulcro, no, del passaggio di tutte le informazioni. Il Mm. midollo. Dobbiamo ancora scoprire noi come esseri umani tante cose relativi alla colonna vertebrale. Ancora non le sappiamo. Va bene. Quindi cosa ha fatto? Ha provato a vedere con la testa nel portale aureo o no? Tra l'altro mi fa vedere una vita che hanno avuto in comune loro due. È tipo un po' simile, per dirti, Clara Heidi, per farti capire, no? Mhm. Solo che non riesco a capire chi era sulla sedia a rotelle, sai? Non lo riesco a capire. Se era la Mariona adesso o questa sorella non nata. Però una tipo si prendeva cura dell'altra. Guardalo, meglio. Prova a farmi tu una domanda. E Vediamo. Mariona, che è qui davanti a noi, era Clara? No, inverso allora. Mm. Era la sorella mai nata. Va Sì. bene. Quindi mette la testa nel portale. Tic toc, il tempo è finito. Resta lì o torna indietro? Se torna indietro, sappia che Mariona alla fine di questa sessione toglierà tutti i contratti, anche quello che la lega a lei. E quindi l'aspetta solo un vagare da qualche altra parte. Allora, io onestamente sento che Mariona non è così pronta a questo, ma quest'anima sì lo è. Non è pronta a lasciare la sorella, Mariona? Non del tutto, non del tutto. Ma quest'anima sì. Sì, E quindi va, sì. con una parola di commiato, quale? Stella, stellina, la notte si avvicina, non lo so, così dice. Beh, chiudiamo il portale aureo. Monica, interferenze eteriche. Un lupo, questo lo vedo fin dall'inizio. E c'è una strega che mi fa proprio vedere la sua schiena tutta dolorante, malandata, così, no? E poi tipo un condor. Mhm. Strega secondo universo. Sì, sì, sì. Falconiforme e canide. Mm, È il lobo, il lupo. mm. Poi 3 di L e basta. mentali. Allora, divulgazione, chiarezza e banalità.
Allora, Livelli. lo sai che si aggirano tutti intorno al 3? Beh, tutti e tre. Sono tre. Circa. Divulgazione. Sono anche chiarezza, sono una specie di fissazione, in sé per sé nulla di male, ma diventano motivo di tormento. È per questo che poi sono caratterizzate come entità mentali, no? Quindi lei avrebbe un gran bisogno di divulgazione, nel senso di far conoscere le informazioni di cui lei è a conoscenza. Però è come se a volte iniziasse e poi viene frustrata e quindi proprio si abbatte tanto di questa cosa, del tipo io volevo dire, io volevo raccontare, io volevo condividere e non può. E altre volte vedo che le è capitato di insistere laddove l'interlocutore non era coscienzialmente preparato. Quindi comunque una sorta proprio di frustrazione, ecco, di dispiacere, di non realizzazione riguardo alla questione divulgazione. Chiarezza. Lei ha una smania di chiarezza che però allo stesso tempo le diventa nemica. Da un lato perché per fare questa chiarezza arriva a volte ad inciampare. Cioè è talmente tanta la ricerca di chiarezza che paradossalmente cade nella confusione. Proprio perché a volte più cerchi e meno trovi. Quindi lei più cerca di fare chiarezza, più trova invece l'opposto. E dall'altra il fatto che quando sente di avere l'occasione di poter fare chiarezza, si perde anche in tante parole. E poi di fatto quindi questa chiarezza non ce l'ha e si sente preda della confusione, no? La causa esoterica della sua tendenza a lamentarsi con se stessa da sola o con gli altri, canticchiando e abbandonandosi alla frustrazione, è in questa entità mentale. Anche in quella successiva di banalità. Perché Banalità. lei è come se avesse una idiosincrasia, proprio una fortissima avversione nei confronti di ciò che è banale. È veramente urtata, irritata dalla banalità e cercherebbe tendenzialmente di fuggirne in ogni modo. Il che, da un lato, può essere una cosa buona, perché ovviamente va verso l'originalità e va verso la consapevolezza, però dall'altra perde di vista quello che è un atteggiamento essenziale, cioè la neutralità. Ok? Quindi di vedere che lì c'è la banalità, di avere un atteggiamento neutrale e prendere un'altra strada. Invece lei è proprio come se venisse anche a volte disgustata, ecco, da questa banalità, infastidita, vorrebbe proprio opporsi, no, a questa banalità. E quindi anche questo la fa diventare lamentosa, perché lei non la può sopportare, no, la banalità. Quindi queste sono le tre entità mentali. Mm-hmm. Impianti? Allora mi dice denti, che la vedo più, non so, veramente collegata a un discorso di bocca, gola. E testa, come se ci fosse una specie di lastra appoggiata alla testa, che le dà anche un senso un po' di oppressione, no? Di pesantezza e anche quindi di ottenebramento, di confusione. E poi come se ci fosse una lastra uguale posizionata fra le due gambe, quasi a tenergliele un po' divaricate, che quindi non le consente, non so dirti, di camminare bene, no? Perché chiaramente con questa lastra
no? Da un punto di vista eterico, non è che riesce a fare dei passi sicuri e andare spedita per un buon tratto di strada. Mhm. E poi mi fa vedere 2 dita del piede destro. Ok, causa esoterica dei problemi alla colonna vertebrale. Allora, parzialmente l'abbiamo visto questa questione della sorella, Mhm. l'interferenza della strega. Infatti la strega subito mi si è presentata con una sorta di gobba esagerata, accentuata, mm? Eh, perché in effetti questa scoliosi ha fatto sì che tutte Mm. le sue doti da bambina venissero subito compresse. Lei era veramente una bambina che, per esempio, io ho visto che quando lei era bambina le sue capacità psichiche erano superiori ad adesso. Adesso abbiamo visto circa 9, da bambina molto di più. Ehm, Grazie a questa esperienza qua di corsetto, legato alla strega, molto anche, che cosa è successo? Che lei ha abbassato molto le sue frequenze e ha anche molto, vedo, costretto anche le informazioni che viaggiano nella colonna vertebrale, quindi che non fluivano liberamente come avrebbero potuto, perché c'era proprio una costrizione effettiva. E qual è la causa esoterica dell'esperienza corsetto? Per 8 lunghi anni. Quindi aspetta un attimo, noi abbiamo detto che nell'altra vita la disabile sulla carrozzella era la sorella, giusto? Mhm. Mm. È come trovare una sorta di affinità in cui lei, oddio, non è stata disabile, no, non è stata sulla carrozzella, Ha però un avuto un qualcosa, problema. Mm. sì, molto vicino. Mm. Questa è una delle ragioni. L'altra ragione è molto sfidante per un'anima andare a crearsi un blocco grosso in una fase importante della vita, che è quella, tra virgolette, non so, più potenziale, dove si crea tutto, dove si costruisce tutto, creare un blocco lì e poi cosa succede? Da adulta rendersene conto e andare a recuperare a ritroso. Quindi è una bella sfida che l'anima ha voluto porsi e farle vedere che ciò è possibile. Causa esoterica del problema alla spalla destra. È come se questa sorella si fosse un po' trasferita lì, cioè come se lei a volte sentisse quasi una specie di peso che la avanti, no? Che, Cioè scusami, che che... le faceva spostare la spalla avanti, Mm. ok? Anziché mantenerla ben allineata anche rispetto all'altra, tendenzialmente un po' indietro, mm? Diciamo verso la colonna vertebrale, come un po' si spostava davanti. Quasi un peso che ovviamente, non so, stiamo parlando di significati metaforici, eh. Piedi. Non so perché me lo lega al fratello, sta cosa dei piedi. Oh, mamma mia. Allora, perché mi ha detto piedi fratello, però non ho la minima idea. Mi fa vedere. Perché allora mi fa vedere di più il piede destro. Mi dice fratello, come un andare incontro al fratello. Io dovevo chiederle di più di questa cosa. Ehm, Beh, chiama il fratello. L'anima del fratello, vediamo cosa ti dice.
come se il fratello mi mettesse il proprio piede sinistro vicino al piede destro di Mariona. Mm? Come se cercasse una sorta di vicinanza con lei, in una parte così importante, che è quella proprio relativa al vivere, no? Al camminare su questa terra. Mm. E? Cioè mi fa vedere che Mariona un po' con le figure maschili sta un po' a cozzare. Me lo fa vedere un po' cozzare con il fratello, un po' cozzare con il marito. Compagno, No? ok. Sì, compagno, sì, come se ci fosse questo bisogno da parte di lei di liberare questo piede destro qui. E nel momento in cui libera questo piede destro, lei può avvicinare il proprio piede destro al piede sinistro del fratello, il proprio piede destro al piede sinistro del compagno. Come se il suo aspetto maschile lei può renderlo più dialogante con il maschile fuori. Cioè c'è una chiave di sblocco. E qual è? Capire l'io maschile, che è diverso dall'io femminile. È diverso. È come se lei avesse a volte la volontà che il suo compagno, che è veramente già molto compatibile con lei, avesse una sorta di mente femminile. E benché lui in un certo senso ce l'abbia, perché ha una buona apertura mentale, però ha come un'impronta maschile che lei ha la possibilità di comprendere. Quando lei fa pace con questa, si chiarisce questo, crea anche uno sblocco nel compagno. Va bene. Un'attitudine, per esempio, che mi fa vedere molto femminile è quella costante del cambiamento. Le donne sono sempre in cambiamento, cambierebbero sempre, e mi fa vedere come stanno cozzando loro due su questo piano dove lei cambierebbe la casa, cioè la ristrutturerebbe e addirittura cambierebbe casa, e lui, rappresentante del mondo maschile, l'esatto opposto, rimarrebbe nella staticità, rimarrebbe lì fermo. Ma c'è modo perché loro dialoghino in questo, si interfaccino. Quale? Lei anzitutto capire questa differenza. Questa è una cosa molto importante per lei capirla, per esempio, che molto spesso gli uomini tendono al non cambiamento. E allora, invece, la sua forte attitudine al cambiamento, nel momento in cui comprende questo, si ricava un varco, una breccia dentro, per esempio, il compagno, il suo non cambiamento. Quindi non può lei aggredirlo con tutta la sua volontà di cambiamento. Il compagno è la fiamma? Non vedo persone al momento che siano così compatibili come lo è lui con lei. Io non ne vedo. Non lo è la fiamma, nel senso che secondo me sono ancora Lontani. no, lontani no, perché comunque li vedo già verso il quinto livello di anime gemelle. Mhm. Però io Un po' statici, magari. sì, statici perché è come se fossero fermi ciascuno sulle proprie posizioni. Causa esoterica della perdita
di doti dall'infanzia, di informazioni e di motivazione. In realtà l'abbiamo un po' visto tutto quanto, perché abbiamo visto questa sua esperienza del corsetto che veramente ha reso più difficoltoso il passaggio delle informazioni, che ha abbassato le sue frequenze, quindi anche la possibilità di sperimentarsi da quel punto di vista. È mano a mano diminuito, nel senso che chiaramente questo non è che diminuisce di colpo, però avendo portato il corsetto per praticamente 7, quasi 8 anni, io direi, no? Accade che gradualmente, sempre di meno, lei riesce a manifestare queste sue doti psichiche, arrivando poi a un punto di adolescenza in cui era decisamente scarica energeticamente e aveva perso confidenza con questa sua connessione con l'anima. Ma è comunque un'esperienza che lei ha scelto. Mi fa proprio vedere come quando metti veramente una grossa pietra in un po' d'acqua, no? E allora lì c'è proprio un blocco, no? Poi nel momento in cui scegli mano a mano di togliere la pietra, l'acqua ricomincia a scorrere tranquillamente. E lei ha fatto questa scelta qui. Il corsetto è questo blocco qui, poi mano a mano ha scelto di togliere, e ovviamente non è che tolto il corsetto rifluisce tutto. È stata una cosa graduale e adesso lei è pronta ad andare a recuperare quelle stesse capacità. Marione e compagno faccia a faccia, vis a vis. Lui all'inizio è venuto un po' con le braccia conserte, perché c'ha un po' paura di tutte queste nuove idee di Mariona, no? Cosa gli tira fuori, A volte io vedo che lui in qualche modo la schernisce, ma quasi per proteggersi, perché lei è una un po' vulcanica, no? Continua a tirar fuori idee e lui non ce la fa a coglierle tutte. Vite precedenti. Migliori amici mi fa vedere, 2 maschi. Qualche fidanzata in comune tra questi 2 migliori amici. Spesso su 2 maschi vedo. Ancora 2 maschi mi fa vedere una gara in moto. Chi è che muore? Non so. Non muore nella gara in moto? Penso a lei. Sia Muore lei che lei? muore. Sì, muore lei. Mhm. Medici. No, aspetta. Lei infermiera e lui medico, perché mi fa vedere in una sala operatoria. Ma liaison? Qua no, medici no. No. E in altre Lei vite? molto giovane e lui le insegna un sacco di cose. Allora no, lei forse è un apprendista medico, può darsi, giovane ancora, tirocinante. Ehm, 2 donne, sì, insieme. No, no, per niente facile perché me le fanno vedere tipo, non so come dirti, Afghanistan, cose del genere, in cui veramente è dura, no, per 2 donne avere una relazione. E qualcosa che ha a che vedere con le saponette, il bucato, inventano qualcosa, una saponetta, un modo per lavare, 2 soci, non so, qualcosa così. Però ce ne sono No, diverse. diciamo raramente sono compagni. Più, sì, infatti li ho visti più amici, soci, vero. C'è una vita in cui tutti e 4, loro 2 e i figli, sono insieme. Allora mi sposto in Australia e proprio un po' aborigeni, Mm. ecco. E Però non mi dà solo loro 4, anche altri. cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo mi ha fatto vedere un'altra vita, sempre così, molto in natura,
in punta, in fondo all'America del Sud, Mhm. dove sì, tipo ancora un'isoletta, dove loro sono proprio fuori dalla modernità, in profonda connessione con la natura, non preoccupati da tutto ciò che avviene all'esterno. Bene, in questa vita, quali sono gli obiettivi? Ci sono 1000 possibilità all'interno già di una situazione vantaggiosa o comunque di una situazione molto delineata che è quella di compagno o compagna con una famiglia all'attivo, quindi con dei figli. Più o meno questa situazione non è mai avvenuta. Ma posso dire una roba, non so perché me la Sì, sì. fa. E è come se lei volesse già iniziare a lavorare, a ribaltarmi quell'entità mentale lì di divulgazione, no? E lei mi fa vedere la data di oggi. Io credo che lei ci possa tenere molto, non so, aspetta, ti dico. Per lei è importante partecipare anche in maniera forte alla consapevolezza degli altri. Mi fa vedere come la giornata di oggi è da commentare e lei è qui presente per partecipare al commento della giornata di oggi. Perché è come se si rendesse conto che oggi è il suo giorno per dare proprio uno slancio alla sua consapevolezza, per svoltare, ma lo è anche per buona parte del mondo. E le due cose Mhm. coincidono e lei ne è fiera, ne è orgogliosa. In che senso? In che termini? Oggi è il 4 di luglio. Giusto? Oggi viene mandato nelle sale Sound of Freedom di Mel Gibson. Mhm. E in questo film si parla dei traffici umani, in particolar modo dei bambini, l'adrenocromo, la pedofilia, i riti satanici. E viene svelato il fatto che questo viene praticato dall'elite finanziaria, politici. Mm? Quindi è un Mhm. momento proprio di disclosure, tutti lo potranno vedere. Non saranno più i soliti filmatini che si possono vedere nei canali alternativi, sarà nelle sale cinematografiche. Mhm. Quindi per chi vorrà vedere ci sarà uno squarcio molto doloroso di verità. E poi oggi è il giorno QFS, Sì, il giorno in cui parte il Quantum Financial System. l'ha detto. Eh, lo dice, ma come se me lo dice. Allora, dunque, mm, oggi è 18, cioè se si sommano, scusami, sto verificando, 4 più 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sì, oggi fa 18, no? Se si sommano le cifre. 18 e 6 più 6 più 6, ok? Quindi è come se Satana facesse vedere questa specie di passaggio intermedio obbligato. Quindi c'è il disvelamento Mhm. mm, di Satana stesso attraverso questo film e questa specie di passaggio che io vedo fittizio, ma di fatto c'è, per quanto fittizio, dal sistema economico vecchio a questo, che però non sarà esattamente così come l'hanno delineato. E come sarà? Allora, non lo so, perché chiaramente la consapevolezza costruisce. Ehm, quindi non c'è un unico futuro possibile e che si realizzerà. Però è come se vengono apportate delle modifiche rispetto al progetto.
di questo sistema economico. Però le trasformazioni sostanziali nel sistema economico le vedo. E il collasso di quello precedente, così come era strutturato. Perché questo film di Gibson viene distribuito e non è stato bloccato? Allora, mi fa vedere questo film al centro, no? Poi mi fa vedere ai lati 2004, La Passione di Cristo. Dall'altro lato mi fa vedere La Passione di Cristo numero 2. Come se fosse una specie di pedaggio, no? Da pagare per poter pubblicare i due film da un lato. Perché in realtà l'immagine di Cristo è comunque legata a quel mondo lì, Mhm. di satanismo, di Lucifero, eccetera. Però è necessario fare questo passaggio intermedio. Questo disvelamento non se ne può fare a meno. Se vuoi portare avanti la narrazione di Cristo, che è sempre un modo per mantenere il controllo sulle persone, allora però devi dire questa parte di verità. Ok, torniamo a Mariona. Abbiamo visto tutto. Cosa fanno i figli del cinema? Ma la figlia che si tormentava un pochino le mani all'inizio, no? Così, era un po', adesso la vedo più tranquilla, come se sa che verrà, adesso dico una parola eccessiva, un po' più accettata dalla madre, che però magari dire accettata è un po' esagerato, Mhm. però come dirti che un po' meno pressata, diciamo, e si sentirà tipo più libera di esprimersi. Come vedi il figlio e la sua rabbia? Allora, mm, allora, da un lato è proprio una fase transitoria, mi sta facendo vedere, però da un lato è come se lui incarnasse questa specie di insoddisfazione, di frustrazione di lei, che poi spesso lui vive anche a livello familiare, perché comunque ci sono delle discussioni, no, fra lei e il compagno. Mhm. E quindi lui risulta essere un po', come si può dire, una sorta di parafulmine. Mm? Mhm. Ok? Quindi c'è questo accumulo qui di rabbia. Però mi sembra di vedere che nel momento in cui ora Mariona si ripulisce, il rapporto con suo marito diventa un po' più comunicativo e meno contrastato, lui è come se si distendesse, si rilassasse, anche se ovviamente poi c'è il suo personale mondo Certo. in cui si deve raffrontare con i suoi compagni, eccetera. Quindi questa rabbia è un riflesso del rapporto teso dei genitori? In parte sì, in parte perché sta crescendo e si sta confrontando con la vita. Ci sta. Va bene. Cosa vuole fare Mariona? Ci aspettiamo dei grandi ad eternum da lei, da mettere in quell'isola, nel suo terreno, nella sua vecchia casa, nella sua vita. Prima deve decidere se il contratto con la sorella mai nata, il contratto con tutte le sue interferenze, il contratto con tutti i suoi impianti, i contratti e i sottocontratti li vuole tenere in parte o eliminare tutti. Lei li vuole eliminare tutti perché lei lo sa che questo è il suo vero giorno dell'indipendenza, di libertà, di liberazione.
E quindi Sì, che fa? sì. E quindi è assolutamente pronta, cioè lei è come se già fosse al cluster, non so perché me lo mostra come una serie di posaceneri con i mozziconi di sigarette, quasi come se i mozziconi di sigaretta rappresentassero un po' a volte il nervosismo, la tensione o l'attesa. Me li ha rappresentati così i contratti. Scusa, un cenno del capo sì o no? Mariona, tu fumi? Sì, ok. Ah, ecco perché facevi, annuivi con i mozziconi di sigaretta. Ok. Vabbè, adesso io penso che ci saranno dei risvolti positivi anche in questo senso. Mm? Li tiene i contratti o li butta? Li butta, sì, sì, li butta assolutamente. Vedo anche con una certa veemenza, perché ha voglia proprio anche un po' di sfogarsi. Quindi prende questi posaceneri di vetro ricolmi di queste sigarette e proprio li scaglia, no? Con grande forza, proprio per scaricare sta tensione nervosa, li lancia dentro il portale definitivo. Però proprio lo fa come che si sfoga. A tutti? Quindi? Sì, tutti, anche se quello con la sorella era come se fosse affezionata maggiormente, no? Come se le avesse dedicato un triangolino d'incenso. Mm. Mm? Ehm, quindi chiaramente più gradevole, no? Rispetto a un mozzicone di sigaretta. Però anche quello vedo che lo porta, ma con più delicatezza dentro il portale. Benissimo, qua ad eternum. A forma di... come lo crea? Oddio, è un cinettato, tipo. Un? Sembra quasi un cinettato ricamato, non so come dirti. Ah, Me mm. l'ha fatto così, insomma, ecco. Un Ehm, cinettato. Ok. un cinettato, sì, sì, No, sì, fatto un come cinettato, io non so cosa fosse cinettato. tutto attaccato. Ok. Mm. Quindi è così, sempre con questo andamento a spirale, però appunto come se fosse realizzato con l'uncinetto. Adesso questo qui è verde, quello che ha piazzato qui. Mhm. Bene. Avatar. Come lo vedi? Se c'è. Mi ha proposto un avatar tutto ingessato, però non so perché in questo caso c'aveva il braccio e la gamba ingessate, così, questa versione alternativa. Mm. Lo tiene? No, qua vedo che tipo fa un po' tutto contemporaneamente, no? Con un gomito butta via tutto dentro il portale definitivo e nel frattempo sfrega le mani fra di loro, e mentre sfrega le mani crea l'ad eternum. È bello, sembra quasi non so come dirti, una specie di vortice di vento misto ad acqua. Benissimo. Causa esoterica monica del fatto che Mariona ha scelto quest'isola. L'isola intanto ottimo per lei proprio in generale, infatti abbiamo visto le vite insieme, no, con gli altri suoi familiari già nelle isole. Proprio Ecco, la libertà, cioè ecco perché proprio. lei c'è finita quasi per caso e quasi senza ragionare, senza prendere le dovute cautele. Si è Sì. buttata, si è Mm. proprio buttata. Sì, sì, era già congeniale a lei, no, l'idea dell'isola. Ehm, guarda, potrebbe anche essere un'isola più lontana, però ovviamente anche per una sorta di questione pratica ha scelto un'isola comunque che è una sorta di compromesso, no? Anche per distanza, anche per fatti pratici di altro tipo, ma potrebbe benissimo anche essere un'isola più lontana per lei. Lascia, beh, ci sono ancora interferenze, c'è ancora la biglia in buca. La biglia è andata in buca e vedo infatti che ci sono i figli intorno che applaudono.
Anche il marito. Scompare la buca, scompare tutto. Eh sì. Ci sono ancora il lupo, la strega, il condor, 3DL, divulgazione, chiarezza e banalità. No. Il progetto che lei ha scelto di avere una sorella mai nata attaccata alla schiena. No, anche quello non c'è più. Ad eternum in quest'isola. Vuole metterlo? Nel centro, nel mare, dove vuole. Nel suo terreno, dove è adesso. Allora, ne fa più di uno, perché da un lato io ti dico, lei pensa a sé, alle sue cose, alla sua famiglia, però io la vedo proprio più interessata anche a un benessere generale. Quindi effettivamente lo colloca su tutta l'isola, ma anche oltre. Anche nell'altra accanto. Esatto. Nel suo terreno ne vuole mettere uno speciale, anche piccolo, non poco potente ma piccolo, particolare, colorato in un certo modo, con una forma speciale. Mi mette la pigna al centro del terreno. Un ad eternum così, fatto a pigna. La pineale. Sì. Sembra una pigna quasi con delle ali intorno. Causa, esoterica Monica, di aver scelto questo nome, Mariona. Non so, a me lo collega anche a una marionetta, perché hai detto Marione e di nuovo è tornato Pinocchio, no? Come se ci fosse, è vero, la volontà di espandersi, quindi lei vuole questo nome che è un accrescitivo, Ona. Lei ha la volontà di espandersi, però è come se lei amasse vedere anche questo passaggio, questa trasformazione di Pinocchio marionetta che diventa invece un bambino. Quindi vedere questa sua trasformazione, questo suo passaggio, questa sua crescita in consapevolezza, in staccato consapevolezza. Nuova frequenza di Mariona. 132 miliardi. Consapevolezza. 190. PS. 48. Vite. 1846. Cervello. 10. Messaggio di Mariona al figlio maschio. Accolgo la tua rabbia. E cerco di divertirmi con te. Messaggio alla figlia. Sei stupenda come sei. E vedo che le fa il solletico. Messaggio al compagno. Ci facciamo una risata su queste incomprensioni e mi fa vedere come attraverso la risata loro si fondono. Un messaggio a se stesso. Mi sembra di pesare 20 kg in meno. Un messaggio alle sigarette. Infatti, era proprio questo che arrivava, mamma mia. Cioè, che smette? Non mi dà che smette subito, no, questo no. Come se sentisse, allora, lei stessa sentisse un po' di rigetto, quindi andasse poi a diminuire scemando. Io non so, ci sono delle persone che io le guardo e non c'entrano niente con il fumo e poi casualmente, neanche casualmente, dopo un po' di anni smettono. Lei è una di queste proprio. Sebbene non avrei mai detto sicuramente lei non fuma, no, però lei non c'entra niente con il fumo.
Mm. Proprio- Ma infatti è molto questo suo stato così di tensione, di frustrazione che la porta a fumare. E perciò che io ti dico che secondo me mm. avrà proprio una sorta di repulsione adesso. Peraltro, normalmente la vibrazione è almeno 10 volte tanto, 17, Lo so. 170, qua è un Sì. 130. Mm. Se lei non avesse mai toccato sigaretta, a parità di vita e di tutto uguale tranne mai fumato, avremmo chiuso a 230? mm, da 130 a 230, cioè 100 in più. Quindi più di 10 volte sarà 12-13 volte tanto, mentre adesso siamo a 8-9. Ok, va bene, abbiamo finito. Pronto a tornare? Sì.